Iniziamo subito questa analisi. Oggi esploreremo un meccanismo quasi nascosto che opera silenziosamente dietro le decisioni apparentemente più romantiche della nostra vita. Di solito pensiamo al matrimonio come al regno assoluto dei sentimenti. Ma l'economia ha scoperto un quadro decisamente diverso. È una domanda sicuramente provocatoria. E se la scintilla dell'amore a volte non fosse solo pura chimica ed emozione? E se venisse innescata anche da, freddi calcoli matematici e convenienze legali? Per capire le dinamiche reali della nostra società dobbiamo letteralmente scoprire come le necessità pratiche finiscano per influenzare i battiti del cuore. Gli economisti guardano alle unioni matrimoniali attraverso la lente di un concetto chiamato utilità trasferibile. Che cos'è in parole povere? È la ricerca dell'incastro perfetto. In un vero e proprio mercato matrimoniale, le persone mettono sul piatto caratteristiche evidenti, come l'istruzione o l'età, alla ricerca del massimo beneficio reciproco. È come un gigantesco puzzle, dove ogni pezzo cerca la sua perfetta convenienza. E questo ci porta al delicato compromesso alla base di moltissimi matrimoni misti. Immaginiamo due lati. Da una parte si cede terreno sulle differenze culturali in cambio di un beneficio enorme, l'accesso legale al lavoro e la residenza. Dall'altra parte chi accoglie accetta questa distanza culturale in cambio di altre caratteristiche, magari la giovinezza o un livello di istruzione superiore. In pratica il permesso di soggiorno diventa una sorta di dote moderna, una valuta invisibile ma potentissima. Ora, i ricercatori non hanno semplicemente tirato a indovinare, hanno analizzato un set di dati a dir poco massiccio. Parliamo di oltre 3 milioni e mezzo di matrimoni e più di 200.000 separazioni in Italia, monitorati nell'arco di ben 14 anni. Una mole di informazioni che ci offre una lente spietatamente limpida sulle nostre scelte più intime. In un paese come l'Italia, che ha sempre avuto un sistema di quote d'ingresso piuttosto rigido per gli immigrati, sposare un cittadino nativo rappresenta una scorciatoia immediata e un pass diretto verso la regolarità. Con l'aumentare della popolazione straniera negli anni, il matrimonio misto si è spesso trasformato in un ponte strategico verso la sicurezza economica. Ma guardando l'evoluzione nel tempo, emerge un dettaglio incredibile. Per anni la percentuale di matrimoni misti è cresciuta di pari passo con l'aumento dei residenti stranieri. Tutto logico, giusto? Poi però, a metà degli anni 2000, la crescita si arresta bruscamente. Le due direzioni divergono. Insomma, qualcosa di colossale aveva appena alterato le regole del gioco. La causa di quel blocco improvviso è stata un evento geopolitico monumentale che ha agito come un vero e proprio esperimento naturale: i successivi allargamenti dell'Unione Europea verso est. Tra il 2004 e il 2007, milioni di migranti dell'Europa orientale hanno acquisito quasi da un giorno all'altro uno status legale permanente. Hanno ottenuto il diritto incondizionato alla libera circolazione, azzerando di colpo la necessità di regolarizzarsi tramite il matrimonio. Questo sconvolgimento burocratico ha permesso ai ricercatori di isolare una domanda cruciale: come cambiano nel concreto le scelte matrimoniali quando una persona straniera non ha più alcun bisogno vitale di un matrimonio per garantirsi il diritto di lavorare e vivere nel paese ospitante? E i dati ci danno una risposta sbalorditiva. L'accesso automatico ai documenti legali ha fatto letteralmente crollare del 40% la probabilità di un matrimonio misto tra immigrati e nativi. Tolta l'urgenza burocratica, una fetta enorme di queste unioni semplicemente non ha mai visto la luce. 40%, un numero impressionante. Ma c'è un effetto collaterale ancora più pazzesco sulle unioni già esistenti. Per le coppie miste che si erano formate prima di questo enorme allargamento europeo, il rischio di separazione è improvvisamente balzato in alto del 20%. Senza più il collante della necessità legale, tantissime relazioni non hanno retto alla prova del tempo. L'immagine che ne viene fuori è quasi meccanica. Esattamente negli stessi mesi in cui nuovi matrimoni misti precipitano verso il basso, le separazioni schizzano verso l'alto. Entrambi gli eventi reagiscono all'istante, in perfetta sincronia, all'apertura delle frontiere europee del 2004 e del 2007. È l'impronta digitale inequivocabile della burocrazia sul comportamento umano. I ricercatori hanno persino quantificato questa dinamica. Hanno scoperto che sul mercato relazionale non avere i documenti in regola rappresenta uno svantaggio pesantissimo. È una penalità enorme, che equivale, pensate un po', a una differenza di età di ben 7 anni tra i futuri coniugi. O come avere 6 anni di istruzione in meno rispetto al partner. Insomma, un deficit non indifferente sul mercato. Tutto questo innesca un gelido effetto di sostituzione. Funziona così. Nel 2004 i cittadini polacchi ottengono i documenti europei e di conseguenza i matrimoni misti con loro crollano.
E cosa succede? I nativi italiani ripiegano immediatamente sposando cittadini rumeni, sostituendo un bacino demografico con un altro. Un adattamento compensativo che è andato avanti finché, nel 2007, anche la Romania è entrata nell'Unione, causando l'ennesimo e prevedibile crollo dei matrimoni. I motivi dietro questo estremo pragmatismo diventano chiarissimi quando guardiamo la posta in gioco economica. Per un migrante uomo, ottenere lo status legale significa di fatto quasi raddoppiare il proprio stipendio mensile. Si passa da circa 550 euro di lavoro nero e incerto a quasi 1000 euro nell'economia formale. Un incentivo del genere ovviamente orienta in modo massiccio le priorità di chiunque cerchi di costruirsi un futuro solido. C'è però da notare una marcata asimmetria nelle preferenze culturali. Queste dinamiche di mercato e questi compromessi si manifestano in modo estremamente diverso in base al genere. I dati confermano infatti che i matrimoni misti sono molto più diffusi tra uomini nativi e donne straniere rispetto all'abbinamento opposto, segno evidente che la ripartizione dei generi all'interno dei flussi migratori definisce ritmi e barriere molto diversi nei percorsi di integrazione. I ricercatori si sono spinti oltre, esplorando scenari politici alternativi, come grandi amnistie generalizzate o persino l'idea teorica di frontiere totalmente aperte. E simulando questi scenari hanno fatto emergere un paradosso affascinante, un vero e proprio cortocircuito tra la rapida integrazione economica a breve termine e la profonda assimilazione culturale a lungo termine. È il fulcro del cosiddetto paradosso dell'integrazione. Politiche di apertura permettono subito ai migranti di lavorare legalmente, certo, ma rimuovendo il disperato bisogno di documenti, azzerano anche l'incentivo ai matrimoni misti, spingendo le persone a sposarsi all'interno delle proprie comunità d'origine. E siccome il matrimonio misto è storicamente il motore principale dell'assimilazione, garantire un'integrazione economica immediata rischia paradossalmente di frenare l'integrazione culturale per le generazioni future. Il punto cruciale è che, pur trovandoci davanti a complessi modelli matematici e di equilibrio economico, stiamo in realtà osservando destini umani che cambiano direzione all'istante, agendo in risposta diretta e tangibile a decisioni burocratiche prese in palazzi governativi lontani centinaia di chilometri. L'allargamento dell'Europa in questo senso ha fornito un modello di ricerca assolutamente perfetto. Tutto questo lascia aperta una riflessione davvero sconcertante. Fino a che punto i concetti cardine di attrazione e romanticismo sono davvero indipendenti? E quanto invece sono stati e continuano a essere plasmati dalla pragmatica e invisibile mano del mercato e delle normative legali? È un interrogativo potentissimo che invita tutti noi a guardare da una prospettiva completamente nuova i fragili confini che separano la burocrazia statale dalle scelte più intime del cuore.